Quando iniziamo un progetto, sia questo di marketing, di design, di ingegneria, quel che sia, sempre all'interno del gruppo ci saranno persone che vorranno portare il progetto da una parte o dall'altra. Normalmente questo approccio tende a essere o molto rigido, strutturato, o l'approccio metodologico, o dall'altro lato l'approccio out of the box, pensiero laterale, creativi. Ma la verità dei fatti è che per ogni progetto ci vogliono le due cose. E anzi, un progetto strutturato metodologicamente bene tende a essere per natura creativo. Oggi ti spiego perché. Ciao, sono Felipe Iglesias e questo è Chalk and Design. Iscriviti a questo canale e così potrai essere aggiornato di tutte le novità e i nuovi video che escono ogni settimana. Esistono una miriade di modi di affrontare i progetti. Quello che vorrei farvi vedere oggi è che, indipendentemente dall'approccio, tutti i progetti hanno bisogno di avere certi elementi che sono comuni e che, in assenza di alcuno di questi, probabilmente il risultato non sarà il migliore. In questi giorni diciamo che ci sono in concorrenza 4 visioni teoricamente separate una dall'altra e che sono metodo scientifico, design thinking, agile e lean. Ma se uno va a analizzare al cuore di come sono strutturate queste 4 metodologie che sono apparentemente molto diverse, in fondo troveremo che tutte rispondono più o meno agli stessi interessi. Facciamo l'analisi. Nel metodo scientifico tutto parte dall'osservazione. Dopodiché procediamo a fare una ricerca, elaborare un'ipotesi, sperimentare, ricavare dei dati e i risultati per poi analizzarli e finalmente arrivare a una conclusione. Probabilmente voi siete familiarizzati con questo concetto perché è una cosa abbastanza scolastica. Adesso vediamo di cosa si tratta il design thinking. Il design thinking ci parla di empatizzare, definire, ideare, prototipare e testare. Ci sono certe cose che cominciano ad essere un po' simili, no? Vediamo il seguente. Lean: ideare, costruire, misurare, imparare. Mi sa che stiamo parlando sempre della stessa cosa. E finalmente il famoso Agile, che più che una metodologia è un approccio. Nell'Agile troviamo questo: richiesta, progettazione, sviluppo, testing, delivery o deployment, il review. Quindi, cosa abbiamo imparato di questo? Che ci sono 4 grandi aree importanti che sono ripetitive. Diciamo che un buon progetto, una buona struttura metodologica non tende a essere a cascata, tende a essere sempre un po' circolare, perché i processi di apprendimento e i processi di strutturazione di un progetto sono sempre ricorsivi. Perché? Perché probabilmente noi partiamo da un'osservazione o da una richiesta da un cliente e dobbiamo portare il progetto avanti. Come lo portiamo? Facendoci delle ipotesi, delle possibilità. Nel caso del service design si creano delle personas, allo stesso anche negli UX. Nel caso del marketing si creano i target, e nella scienza si crea una ipotesi propriamente tale, e su Lean proprio si utilizza la parola ipotesi. E quindi una volta che esiste questo processo nel cui per propria volontà o per richiesta si procede a analizzare una situazione e cercare un'ipotesi, risolvere una soluzione ipotetica, e dopodiché cominciamo a ideare questa soluzione. Una volta che abbiamo ideato questa soluzione, proviamo a fare un prototipo o, nel caso dell'Agile, subito si comincia a sviluppare e la mettiamo in atto. E dopodiché analizziamo i risultati attraverso interviste, attraverso user test, campagne teasing in marketing, eccetera. Ci sono 800 modi di farlo. Dopo prendiamo questa informazione, facciamo un'analisi e per cui otterremo delle conclusioni che ci porteranno o a migliorare quello che abbiamo fatto o a pivotare completamente la nostra idea perché non funziona. Perché e questa è una cosa sacrosanta, non perché tu pensi che la tua idea è buona, ciò vuol dire che potrai arrivare alla fine. Se voi vedete anche questo canale, all'inizio è partito impostato in un certo modo, col tempo ho cominciato a sperimentare perché ho notato che gli utenti si comportavano in un certo modo rispetto a certi contenuti. E per cui non faccio più i video nelle 3 lingue, se no che faccio i video dipendendo dall'interesse dall'utente. In questo caso parlare di metodologia era una cosa che mi è stata richiesta molto dagli italiani e per cui sto parlando di metodologia. Allora, voi direte, e cosa succede con la creatività? Beh, la creatività è al centro di qualsiasi attività umana. Non è una cosa esclusiva semplicemente delle persone che si dicono creative. La verità è che creativi sono tutte le persone che sono capaci di mettere in atto idee non
stabilite, mettere assieme dei concetti che probabilmente nessuno si sarebbe messo in mente di mettere in atto e provare. Ed attraverso la prova di queste cose è che si arriva a nuove soluzioni. Allora, prendiamo sempre questa parola nuovo come una espressione iperbolica, perché la verità è che non c'è niente di nuovo. La verità è che nella creatività sempre quello che facciamo è essere sensibili a quello che capita nel nostro intorno o attraverso l'informazione storica o lo stato dell'arte stesso e provare a cambiare la prospettiva. Di quello si tratta la creatività. Per cui dove si trova la creatività specificamente dentro un processo metodologico? Nella ideazione e nel questionamento. Se una persona non è abbastanza creativa in quella parte del processo, tutto il resto probabilmente non andrà bene. Il processo, sia metodologico o creativo, sempre lo stesso. Io insisto, detesto le persone che vogliono sempre impostare i processi in un certo modo, perché ogni progetto ha le sue caratteristiche, le sue necessità e per cui dovremo fare enfasi più in una parte che in un'altra. È naturale e fisiologico per ogni progetto. Ma l'importante è che esistono queste 4 fasi che molte volte sono cicliche e per cui dobbiamo avere aperta la mente e soprattutto osservare molto bene e capire quello che non ci stanno dicendo. Perché possiamo fare testing, possiamo fare interviste agli utenti per provare a capire cosa sta succedendo dietro, ma gli utenti ci possono dire bugie. Perché? Perché le persone tendono a non dirti esattamente quello che stanno pensando ed è praticamente un meccanismo di difesa dell'essere umano, non lo so. Però capita così, per cui l'intelligenza è saper valutare quanto di questo che viene detto dagli utenti è veramente rilevante per l'espansione e posterità del progetto. Se un progetto non è scalabile, lo puoi notare all'inizio. E correggere il tiro all'inizio è sempre molto meno costoso che farlo dopo, o anche a volte non è neanche possibile farlo dopo. In conclusione, ogni buon progetto, se è strutturato seguendo la base del metodo scientifico, del design thinking, dell'agile o del lean, deve avere una struttura. Questa struttura deve essere abbastanza flessibile per adattarsi alle richieste del progetto, ma allo stesso tempo abbastanza ordinate per poter processare l'informazione in modo ciclico e costante. E finalmente la creatività non è un processo fumato che viene dall'aria dell'ispirazione divina, è un processo di intelligenza. La creatività è l'intelligenza sveglia, è capire nel migliore dei modi come risolvere una situazione o provare a innovare introducendo elementi che potrebbero essere strani per avere un risultato non visto. E questo è tutto per oggi. Ti ringrazio per il tuo tempo, ricordati sempre di lasciare il tuo commento, premi poi il bottoncino like e iscriviti in modo che tu possa ricevere gli aggiornamenti di ogni settimana. Ci vediamo alla prossima!